Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un video dedicato a due volti amatissimi del panorama televisivo turco, Can Yaman e Demet Özdemir. Vi racconterò ogni dettaglio di un aneddoto recente che ha fatto discutere il web e i fan in tutto il mondo, partendo dalle loro origini televisive, passando per il legame nato sul set di Erkençikus e arrivando fino alla famosa battuta di Can che ha scatenato 1000 commenti. Penso che tu debba sposarti. Se il video vi piaccia, vi invito a mettere un mi piace e a iscrivervi al canale. Se volete inoltre sostenermi in modo ancora più diretto, potete cliccare sul pulsante Unisciti qui sotto per accedere a contenuti extra e avere un contatto ancora più stretto con me. Detto questo, mettetevi comodi, iniziamo subito. 1. Chi sono Can Yaman e Demet Özdemir? Prima di addentrarci nella questione principale, facciamo un breve riepilogo su chi siano questi due attori tanto amati. Can Yaman, nato a Istanbul nel novembre del 1989, è laureato in giurisprudenza e ha coltivato a lungo l'obiettivo di diventare un avvocato. Tuttavia, sin da giovanissimo ha avvertito una forte inclinazione verso il mondo dello spettacolo, ha esordito come modello, ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza in Turchia e, grazie al suo fascino naturale e alla sua innata presenza scenica, è entrato nel cast di alcune serie televisive di rilievo. La sua vera consacrazione è però arrivata con Erkençikus, in italiano Lovebird, il rimborso del cuore, andato in onda tra il 2018 e il 2019, dove ha vestito i panni di Ken Devet, un giovane pubblicitario dallo sguardo intenso e dalla personalità enigmatica, in grado di conquistare immediatamente il pubblico. Demet Özdemir, invece, è nata a Izmit nel febbraio del 1992. Prima di approdare alla recitazione, ha lavorato come ballerina professionista, specializzandosi in danze latine e folk turche. Proprio la danza le ha aperto le porte del mondo televisivo, ha esordito come coreografa e poi ha iniziato a recitare in ruoli minori, fino a ottenere parti di rilievo in serie come Dudu Nevu Kaderindir, Casa di nascita, Destino, e soprattutto in Sen Kalkapm, Love is in the Air. Ma è stato il ruolo di Sanem Aydin proprio in Erkençikus a farle incontrare Can Yaman e a fare esplodere la loro notorietà reciproca. Grazie all'alchimia straordinaria che si è creata tra loro, la serie ha riscosso un successo strepitoso non solo in Turchia, ma anche in moltissimi paesi del Medio Oriente, nell'Europa meridionale e in America Latina. 2. L'inizio dell'amicizia sul set di Erkençikus. Quando è partito il casting per Erkençikus, già si parlava del potenziale di Can Yaman come sex symbol televisivo. Il suo personaggio di Ken Devet doveva incarnare un mix di carisma, intelligenza e ironia, e chi lo ha seguito fin dall'inizio sa quanto la serie giochi su dialoghi brillanti, situazioni romantiche e momenti di divertimento. Al contrario, Sanem Aydin, il ruolo di Demet, poneva una ragazza semplice, piena di sogni, in bilico fra l'amore per la scrittura e un lavoro inaspettato in un'agenzia pubblicitaria. Quando i due attori si sono incontrati sul set per la prima volta, la produzione, diretta dalla regista Ece Yorenk, si è resa subito conto della chimica naturale fra loro. In brevissimo tempo, Can e Demet hanno trovato un'intesa fatta di sorrisi spontanei, battute improvvisate e lunghe sessioni di prova in cui dialoghi e sguardi venivano curati nei minimi dettagli. Il successo di quella serie, infatti, non è stato solo merito della sceneggiatura intelligente o della regia attenta, ma proprio di due interpreti in grado di portare sullo schermo un rapporto che andava ben oltre la finzione narrativa. Durante le riprese, i due sono stati immortalati più volte in momenti di complicità, tra una ripresa e l'altra ridevano, si scambiavano consigli sulle battute e condividevano sguardi che sembravano fuori copione. Anche fuori dal set, spesso li si vedeva partecipare ad appuntamenti promozionali fianco a fianco, raccontare aneddoti divertenti alle conferenze stampa e scambiarsi complimenti in interviste incrociate, facendo impazzire i fan. Tutto questo ha creato un tam tam mediatico. I siti di gossip turchi, italiani e spagnoli hanno iniziato a riempirsi di articoli intitolati «La coppia di Erkençikus è qualcosa di più» o «Can e Demet nascondono un amore segreto?», spingendo i fan a inseguire ogni piccola indicazione. 3. La battuta leggendaria. Penso che tu debba sposarti. Proprio mentre sembrava che l'amicizia sul set non potesse diventare altro,
È arrivata la cosiddetta battuta leggendaria che ha fatto il giro del web. In una recente occasione, durante una diretta di promozione sui social, Can Yaman, in un momento di apparente leggerezza, si è rivolto a Demet Özdemir dicendo, con un sorriso a metà fra il serio e il divertito: «Amica mia, secondo me dovresti sposarti». Quelle parole, pronunciate quasi come una battuta scherzosa fra due persone abituate a lavorare insieme, hanno scatenato reazioni immediate. Immaginate la scena: la diretta stava per finire, entrambi erano rilassati, e Khan ha lanciato quel suggerimento, forse per mettere un po' di pepe all'intervista. Il risultato è stato un vero e proprio terremoto mediatico. In pochi minuti, fan e siti di gossip hanno tradotto e rilanciato la frase, aggiungendo titoli sensazionalistici come «Khan chiede a Demet di sposarlo» o «La proposta di matrimonio a sorpresa sul set». Ovviamente, il tono era evidentemente ironico, ma le parole di Khan hanno acceso la curiosità di milioni di persone, che hanno iniziato a speculare su un probabile fidanzamento o addirittura su un dominare la notizia per alcune settimane. 4. Le reazioni dei media e dei fan, tra entusiasmo e scetticismo. Dopo quella diretta, sui social è scoppiata una vera e propria bufera. Molti fan entusiasti hanno esultato, interpretando la proposta come la prova definitiva che Khan e Demet stessero nascondendo una storia d'amore. Su Twitter, hashtag come cancelletto Khan Demet Forever sono diventati trend topic, con migliaia di tweet al minuto. Numerosi sondaggi in diretta su Instagram chiedevano: «Ma ti fideresti di questa coppia nella vita reale?» E in molti rispondevano con un «assolutamente sì». Altri media di settore, in Turchia e in Occidente, hanno analizzato il contesto, sottolineando che non esistono prove concrete di un legame sentimentale. Si è fatto notare che, nonostante la complicità sul set, Khan e Demet hanno sempre dichiarato di essere solo amici. Entrambi hanno ripetuto che il loro rapporto si basa su stima reciproca e sul desiderio di mantenere un profilo professionale, senza mescolare troppo la vita privata con quella pubblica. Una fila di scettici ha criticato chi ha preso la battuta di Khan troppo sul serio, definendo il tutto un artificio mediatico o un modo per guadagnare ulteriori visualizzazioni e click. Alcune testate nazionali italiane hanno pubblicato analisi dal titolo «È tutto un'esagerazione o c'è davvero qualcosa di più?», cercando di capire quale fosse il confine fra amicizia, complicità e vera attrazione. Insomma, da un semplice «devi sposarti» pronunciato quasi per scherzo, si è scatenata una gara di supposizioni che ha dimostrato quanto il pubblico sia affamato di storie romantiche, soprattutto quando coinvolgono due star di questa portata. 5. La realtà: amicizia solida, ma nessuna prova di fidanzamento. Quel che è certo è che, a oggi, non esistono conferme ufficiali di una storia d'amore fra Khan e Demet. Entrambi mantengono un atteggiamento molto cauto, non hanno mai smentito o confermato in modo definitivo, preferendo lasciare la questione aperta al dibattito dei fan. Demet Özdemir ha ribadito in più di un'occasione che fra loro c'è un'amicizia profonda, nata proprio durante le lunghe giornate di riprese di Erken Çikus. Ha spiegato di considerare Khan come un fratello, aggiungendo che lavorare insieme è stato un sogno, ma che, una volta finita la serie, hanno scelto di proseguire ognuno per la propria strada, rispettando i ritmi dei rispettivi impegni. Can Yaman, d'altro canto, ha fatto trapelare una certa dose di riservo, ha sottolineato di apprezzare moltissimo Demet e di trovarla una professionista di grande spessore, ma ha detto anche che la loro priorità è il lavoro. Ha ribadito che, nel mondo dello spettacolo, insinuazioni di vario genere possono nascere in un batter d'occhio, per cui ha invitato tutti a non dimenticare quanto una battuta, specie se pronunciata in un momento di leggerezza, possa essere mal interpretata. Va inoltre considerato che i rapporti fra celebrità turche e fan tendono a essere molto intensi. Le piattaforme social turche, come Instagram e Twitter, ospitano community di decine di migliaia di utenti che seguono ogni aggiornamento, ogni like e ogni commento. Khan e Demet, consapevoli di questo, hanno probabilmente deciso di non alimentare ulteriormente l'attenzione mediatica su un aspetto che, al momento, è solo una battuta sapientemente rilanciata. 6. Il contesto culturale turco, il valore della privacy e del rispetto reciproco. Per comprendere appieno la portata di quanto accaduto, è utile avere a mente anche il contesto culturale turco.
In Turchia, le relazioni amorose fra volti noti dello spettacolo vengono spesso amplificate dai media e dal passaparola online. Non di rado, una coppia che lavora insieme in una serie romantica viene immediatamente promossa da fan e giornalisti come possibile fidanzamento nella realtà. È successo in passato con molti altri attori, e la stessa Dimet e lo stesso Khan hanno dovuto affrontare rumor persistenti su altri coprotagonisti con cui hanno lavorato in precedenza. Al tempo stesso, però, esiste anche una forte attenzione al concetto di privacy. Molte star turche, soprattutto le donne, prediligono mantenere un profilo riservato, senza cedere alla tentazione di rendere la propria vita sentimentale oggetto di copertine o gossip da rotocalco. Proprio per questo, la battuta di Khan, sebbene frivola, ha richiamato alla mente quel filo sottile che separa il desiderio di condividere la propria vita dagli occhi dei media e la necessità di tenere determinati affetti lontani dalle luci dei riflettori. In molti casi, un rumor non confermato può trascinare un attore o un'attrice in una tempesta di commenti, insinuazioni e fraintendimenti, fino a distogliere l'attenzione dalla loro vera arte, la recitazione. È interessante notare come Dimet, di fronte al mare di domande su chi fosse davvero il suo cuore, abbia sempre replicato richiamando l'importanza di tenere il privato al riparo dalle supposizioni pubbliche. Allo stesso modo, Khan ha spesso sottolineato che ogni interpretazione richiede dedizione e rispetto reciproco. In fondo, sono due professionisti che hanno saputo far innamorare il pubblico con il personaggio di Sanem e Khan, ma che non vogliono mettere a rischio l'amicizia costruita con impegno. 7. Cosa aspettarsi nei prossimi mesi? Possibili sviluppi e progetti futuri. Dopo la battuta clamorosa e le reazioni dei fan, è lecito chiedersi cosa riserverà il futuro a Can Yaman e Dimet Özdemir. Ecco alcune ipotesi che circolano già nello scenario delle produzioni televisive e cinematografiche. Nuovi progetti in coppia. Nonostante Erkençikus sia terminato da qualche anno, i produttori di molte piattaforme streaming stanno vagliando l'idea di proporre a Khan e Dimet un nuovo progetto congiunto, che spazi da un dramma storico a una commedia romantica. È un'operazione che potrebbe nuovamente far sognare i fan, sfruttando la loro comprovata intesa sul set. Partecipazioni a eventi internazionali. Entrambi continuano a mantenere grande popolarità in Italia, in Spagna e in America Latina. Non è escluso che, nei prossimi mesi, possano essere invitati come ospiti speciali a festival del cinema o a convention dedicate alle serie turche, magari insieme, per promuovere la loro amicizia e tranquillizzare i fan sulle loro reali intenzioni sentimentali. Progetti individuali di grande spessore. Can Yaman potrebbe orientarsi verso ruoli più impegnativi in ambito internazionale. Si parla di trattative per una serie Netflix in lingua inglese, dove potrebbe affiancare attori di Hollywood. Dimet Özdemir, dal canto suo, ha già annunciato la sua partecipazione a una nuova produzione cinematografica, in cui interpreterà una giovane giornalista coinvolta in un caso di cronaca nera. Questo progetto, se realizzato, potrebbe segnare la sua definitiva ascesa nel mondo del cinema turco, proiettandola su un palcoscenico ancora più vasto. Eventuali proposte di sponsorizzazioni congiunte. Anche il mondo dei brand di moda e bellezza resta molto attratto da entrambi. La loro immagine positiva e il loro fascino internazionale continuano a renderli testimonial di campagne pubblicitarie di ampio respiro. In futuro, non è da escludere che possano tornare a posare insieme per un grande marchio di lifestyle o partecipare a un progetto fotografico che catturi la loro amicizia fuori dal set. Insomma, la loro storia, reale e ricostruita nelle trame televisive, sembra destinata a evolversi in più direzioni, tutte strettamente connesse alla loro presenza sullo schermo e alla capacità di coinvolgere il pubblico. 8. Conclusioni, amicizia, rispetto e il valore della leggerezza. Arriviamo alla conclusione del nostro approfondimento, che spero vi abbia aiutato a comprendere meglio il contesto e le motivazioni dietro alla famosa battuta di Can Yaman, devi sposarti. Quella frase, pronunciata in un momento di leggerezza, ha riacceso l'interesse dei fan, ma non ha innescato un vero e proprio fidanzamento. Tra Khan e Dimet c'è un legame di reciproca stima, basato su anni di collaborazione, rispetto e amicizia, un legame che va ben oltre la finzione televisiva, ma che, al tempo stesso, non richiede un'etichetta romantica per essere autentico e intenso. Se c'è un insegnamento da trarre,
è proprio questo. Nel mondo delle celebrità, dove ogni sguardo, ogni frase e ogni like vengono immediatamente amplificati, mantenere un atteggiamento equilibrato e preservare la propria vita privata è un valore importante. Khan e Dimet hanno dimostrato che è possibile costruire un affetto solido, anche quando il rumore e le speculazioni minacciano di travolgere tutto. E, soprattutto, hanno mostrato che una battuta può gioire del proprio fascino senza diventare un vincolo. L'ironia con cui Khan ha suggerito a Dimet di sposarsi è servita a tutti noi per ricordare che, a volte, la vita va presa con un pizzico di leggerezza, anche quando si è sotto i riflettori migliori. Ringraziamenti e saluti finali. E con questo si conclude il nostro viaggio nel mondo di Can Yaman e Dimet Özdemir. Spero di avervi fornito un quadro completo e avvincente di questa vicenda, dai primi passi di entrambi sul set di Erkençikus fino alla battuta che ha fatto impazzire i fan in ogni dove. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Se invece volete sostenermi ulteriormente, cliccate sul pulsante Unisciti per accedere a contenuti esclusivi e partecipare in modo più diretto a questa community. Scrivetemi nei commenti la vostra opinione, cosa pensate di questa storia? Credete che, prima o poi, vedremo Khan e Dimet insieme in un nuovo progetto? Non vedo l'ora di leggere le vostre riflessioni. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino a qui, a presto con nuovi video, scoop e retroscena dal mondo delle serie turche e non solo. Un grande abbraccio virtuale a tutti voi e, alla prossima puntata!